Ciao a tutti cari amici di Fabula Storica, sono Maurizio, il vostro amico scienziato. Questo episodio sarà un crossover tra me e il mio amico Lorenzo, di cui parleremo dei vulcani nell'arte e di come è nato il mestiere del vulcanologo. E questo episodio praticamente segna l'inizio della fine della saga dei vulcani, ossia diciamo la terza parte della saga dei vulcani, in cui da protagonisti assoluti piano piano diventeranno secondari fino a scomparire del tutto, per poi dopo cambiare totalmente di argomento e parlare di altre cose. Ma non ci cischiamo e partiamo subito con l'episodio. I vulcani non sono solo strutture geologiche con un ben definito scopo nella tettonica. Possono essere dei simboli che aiutano a dare unicità ad una città come ad esempio il Monte Fuji per Tokyo e il Vesuvio per Napoli, o di intere regioni come ad esempio l'Etna per la Sicilia, o di uno stato, ad esempio il Monte Sant'Elena dello stato di Washington negli Stati Uniti, o di un continente come ad esempio il Kilimangiaro per l'Africa. Diventando così non solo strutture geologiche da studiare, ma anche plasmatori della cultura e della quotidianità delle città vicine, monumenti naturali ed infine paesaggi da cartolina e di conseguenza anche opere artistiche. In questo video dei vulcani nell'arte ripercorreremo i passi che li hanno portati ad essere come li consideriamo oggi, dalla pittura al mito passando poi per il cinema e serie TV. Inoltre parleremo di come è diventata la vulcanologia un percorso di studi ed infine una professione. Generalmente associati all'idea di una forza distruttiva, ma anche alla loro capacità di modellare i paesaggi e di diventare simboli per il territorio in cui si trovano. I vulcani sono da sempre anche una fonte di ispirazione e fascinazione per l'umanità e per gli artisti. Questi colossi della natura, che emergono furiosi dalla crosta terrestre, racchiudono infatti una potenza inarrestabile che affascina e terrorizza allo stesso tempo. L'immaginario collettivo, le leggende, la scienza e l'arte hanno tutti, in modi diversi, rappresentato e interpretato i vulcani come simboli di potenza, rinascita e drammaticità, studiando approfonditamente ma anche riflettendo sulle loro molteplici sfaccettature simboliche. Le prime rappresentazioni dei vulcani risalgono fin dalla preistoria. I ricercatori hanno ipotizzato che i disegni nella grotta di Chauvet, in Francia risalenti a circa 30.000 a 36.000 anni fa, o il murale di Çatalhöyük in Turchia, a circa 9.000 anni fa, raffigurano eruzioni vulcaniche. Sebbene in questi casi non si possa parlare di un approccio scientifico nel senso moderno del termine, anche perché le antiche civiltà spesso associavano questi giganti montuosi a divinità potenti e capricciose. Nell'antica Grecia, Efesto, il dio del fuoco e della metallurgia,
era per esempio strettamente legato a questa immagine. Egli infatti forgiava le armi degli dei e degli eroi nelle sue fucine situate proprio nelle profondità delle montagne vulcaniche, e i greci credevano che le eruzioni fossero il risultato delle sue fervide attività sottoterra. Anche i romani vedevano nei vulcani una manifestazione del divino. Plinio il Giovane descrisse con dovizia di particolari l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., che distrusse Pompei ed Ercolano, un evento che fu interpretato come un segno di collera divina. I racconti dell'epoca non solo rappresentano una prima forma di cronaca di quegli eventi, ma rappresentano tutt'oggi un documento importantissimo per lo studio di ciò che avvenne in quella devastante circostanza. L'interesse per la natura e per i fenomeni naturali non è mai calato nel tempo. Anzi, nel Rinascimento questo ha dato vita a nuove interpretazioni artistiche dei vulcani. Pittori come Giorgione e Leonardo da Vinci li inserirono, per esempio, nelle loro opere come simboli della forza distruttiva e rigenerativa della natura. Il secondo artista, inoltre, ne era particolarmente affascinato anche in termini geologici e nei suoi studi li descriveva come valvole della Terra, essenziali per la stabilità del pianeta stesso. Leonardo da Vinci è ampiamente riconosciuto come uno dei primi e più importanti artisti e scienziati del Rinascimento a studiare, osservare e disegnare fenomeni geologici e vulcanici con un approccio quasi moderno, unendo l'osservazione scientifica alla rappresentazione artistica. Un fatto sorprendente è da attribuire al genio fiorentino. Pur non avendo mai visto un'eruzione diretta dell'Etna, studiò le storie e le descrizioni dei vulcani siciliani, in particolare attraverso la lettura del trattato De Aetna, redatto nel 1493 del suo amico il cardinale Pietro Bembo. Leonardo era affascinato dalla potenza della natura e dalla geologia. Nei suoi disegni e nei suoi appunti spesso rappresentava paesaggi montuosi e rocciosi che riflettevano la sua comprensione dei processi sotterranei, inclusi l'attività vulcanica. Egli vedeva i vulcani quasi come organismi viventi, immaginando i movimenti della Terra e la lava come parte di una narrazione naturale profonda. I suoi studi botanici e geologici sono caratterizzati da una precisione estrema, che mira a comprendere la struttura, la crescita e la vita della Terra, trasformando l'osservazione scientifica in rappresentazione artistica. Durante il Barocco, la drammaticità delle eruzioni vulcaniche trovò invece espressione nelle opere di artisti come Salvator Rosa, che dipinse paesaggi tempestosi e selvaggi dominati da montagne vulcaniche, immagini che non solo riflettevano la potenza sublime dei vulcani, ma servivano anche come metafore della passione e della turbolenza dell'animo umano. L'arte romantica dell'Ottocento amplificò invece l'idea del vulcano come simbolo del sublime, un concetto che esprime la magnificenza e la potenza terrificante della natura. Artisti come William Turner e Caspar David Friedrich dipinsero vulcani in eruzione per evocare sentimenti di meraviglia e timore reverenziale. Le loro opere catturano la bellezza terribile dei vulcani, che suscitano da sempre emozioni profonde e contrastanti. Turner, in particolare, è famoso per le sue rappresentazioni di eruzioni vulcaniche che giocano con la luce e l'ombra, creando visioni apocalittiche che sfidano i limiti della percezione umana. Il suo dipinto Eruzione del Vesuvio, 1817, è un esempio straordinario di come l'arte possa catturare l'essenza travolgente e devastante di un evento naturale. Nel XX secolo i vulcani non sono solo fenomeni naturali, diventano veri e propri linguaggi simbolici.
per molti artisti rappresentano qualcosa di profondamente umano, la tensione tra distruzione e rinascita, tra caos e creazione. Un caso emblematico è la collezione Terrae Motus, ideata da Lucio Amelio dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980. Qui il disastro si trasforma in materia artistica. Opere di Andy Warhol e Joseph Beuys non si limitano a raccontare la tragedia, la elaborano. Il dolore diventa colore, gesto, concetto. È arte che prova a ricostruire un senso, proprio come la terra che si rigenera dopo una frattura. Con Salvador Dalì il vulcano cambia ancora significato. Non è più solo esterno, ma interiore. Nei suoi lavori surrealisti, le eruzioni diventano metafore della mente, esplosioni di creatività, ma anche conflitti, tensioni psichiche, instabilità. Il paesaggio vulcanico diventa quindi un'estensione dell'inconscio. Poi c'è Chesley Bonestell, una figura meno legata alla pittura classica, ma incredibilmente influente. Non era un paleoartista in senso stretto, eppure ha costruito un immaginario potentissimo fatto di mondi estremi. I suoi paesaggi, spesso extraterrestri, sembrano territori vulcanici congelati nel tempo, superfici fratturate, crateri immensi, montagne impossibili. La forza del suo lavoro sta in un equilibrio raro, rigore scientifico e immaginazione. Studiava astronomia e geologia per rendere credibili scenari che nessuno aveva mai visto. Prima ancora delle fotografie spaziali, per molti la Luna era esattamente come lui l'aveva dipinta. Ma più della precisione colpisce la narrazione. Ogni immagine suggerisce un evento, un'energia in atto, un'eruzione imminente, una superficie appena formata, un pianeta ancora instabile. Il suo impatto è stato enorme, non solo sull'arte ma anche sul cinema e sulla divulgazione scientifica. In un certo senso ha insegnato a vedere l'invisibile. E ancora oggi, quando immaginiamo ambienti estremi o primordiali, stiamo spesso, senza accorgercene, guardando attraverso il suo sguardo. In Giappone, invece, il vulcano assume un significato diverso, più spirituale che drammatico. Il Monte Fuji non è solo una montagna, è un simbolo sacro. Perfetto nella sua forma, domina il paesaggio e l'immaginario culturale. Nelle celebri stampe di Katsushika Hokusai, il Fuji non esplode né distrugge, osserva, silenzioso, eterno. È presenza, equilibrio, identità. Se metti insieme tutti questi sguardi, emerge una cosa interessante. Il vulcano non è mai solo un vulcano. È energia, trasformazione, memoria. È qualcosa che distrugge, sì, ma solo per permettere a qualcosa di nuovo di esistere. Ampliando lo sguardo alla cultura pop, anche nel cinema e nei media, i vulcani sono spesso utilizzati come sfondo per storie di catastrofi e avventura. Film come Gli ultimi giorni di Pompei, del 1935, Dante's Peak del 1997 e Vulcano, Los Angeles 1997, primi film al cinema che hanno come protagonisti dei vulcani e che daranno inizio a stereotipi ed errori che si protraggono fino ai nostri giorni, tendendo a massimizzare la velocità degli eventi, l'intensità visiva della lava e la vicinanza del pericolo, ignorando la reale fisica dei fenomeni vulcanici. Vediamo quali sono gli errori più comuni. 1. Lava che scorre come acqua. 3. Velocità delle nubi piroclastiche. Nei film i protagonisti spesso riescono a scappare in auto o addirittura a piedi da flussi di gas e ceneri surriscaldate, ovvero le colate piroclastiche. Nella realtà queste nubi viaggiano fino ai 700 km/h e sono impossibili da seminare. 4. Grandissima vicinanza al cratere. 5.
Eruzioni preannunciate solo all'ultimo. I film spesso mostrano vulcani dormienti che esplodono in pochi minuti o ore. Sebbene esistano eruzioni improvvise, di solito i vulcani mostrano segni premonitori come terremoti, emissioni di gas e rigonfiamento del terreno settimane o mesi prima. 6. Posizione geografica errata. 7. Confondere i tipi di vulcano. I film tendono a mescolare le caratteristiche dei vulcani esplosivi che producono cenere e nubi piroclastiche, come il Monte St. Helens, con quelli effusivi che producono fiumi di lava, come quelli hawaiani, creando fenomeni ibridi inverosimili. Ci sono stati anche film come Il Signore degli Anelli, dove il Monte Fato rimane il motore nascosto della storia. L'obiettivo imprescindibile che rende possibile la vittoria finale, nonostante gran parte della trama, si concentra sugli eserciti e la politica della Terra di Mezzo. Poi dai film al cinema si è spostato nelle serie televisive come Game of Thrones, dove impiegano paesaggi vulcanici per evocare atmosfere di pericolo e mistero. Ma non mancano commistioni in ambiti del tutto differenti, come quello dei videogame, dove per esempio trovano spazio titoli che partono da particolari contesti storici e mitologici, per dare nuova vita a eventi e leggende. Negli anni 40 succede qualcosa di importante, perché il vulcano entra nell'animazione e cambia completamente ruolo. Uno dei primi esempi è Fantasia, prodotto da Walt Disney nel 1940. Nella sequenza dedicata alla Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, il vulcano non è più un semplice sfondo, ma diventa parte attiva del racconto. Le eruzioni, con un approccio quasi scientifico, ma allo stesso tempo spettacolare, mostrano una forza naturale che distrugge, ma allo stesso tempo crea e trasforma il pianeta, parlandoci della formazione della Terra, avvenuta circa 4 miliardi di anni fa. Il corto infatti narra dalla nascita del nostro pianeta fino all'estinzione dei dinosauri. Due anni dopo uscì il cortometraggio Vulcano con Superman. Il vulcano in questo caso assume un'altra funzione, diventando una minaccia concreta da affrontare, un pericolo immediato che richiede un intervento diretto e quindi non più solo simbolo o metafora, ma un vero problema da risolvere. Da questo momento in poi, l'animazione evolve rapidamente negli anni 50 e 60, con la diffusione della televisione e degli studi americani come Hanna-Barbera. Il linguaggio si semplifica, ma resta forte l'idea della natura come elemento dinamico e imprevedibile, anche se spesso trattato in modo più leggero o comico negli anni 70 e 80, con il ritorno a produzioni più ambiziose e l'influenza internazionale emergono nuovi modi di rappresentare ambienti estremi. Basti pensare al lavoro dello studio Ghibli e di autori come Hayao Miyazaki, dove la natura torna a essere potente e complessa e spesso in equilibrio tra distruzione e armonia. Negli anni 90 l'animazione vive un'altra svolta con il cosiddetto rinascimento Disney e l'uso crescente delle tecnologie digitali. Film prodotti da The Walt Disney Company riportano al centro la spettacolarità visiva e la costruzione di mondi complessi,
mentre altri studi iniziano a sperimentare con la computer grafica, ampliando le possibilità di rappresentare fenomeni naturali come eruzioni e paesaggi estremi, in modo sempre più realistico e coinvolgente. Questo percorso trova una sintesi efficace in Fantasia 2000, dove la sequenza ispirata all'Uccello di fuoco di Stravinsky riprende il tema del vulcano in chiave moderna. Il fuoco devasta la foresta, ma allo stesso tempo prepara la rinascita, rendendo esplicito il ciclo continuo della natura. Tra gli anni 2000 e oltre, con l'evoluzione della CGI e l'ingresso di nuovi protagonisti come Pixar e DreamWorks Animation, la rappresentazione degli ambienti naturali diventa ancora più immersiva, dettagliata e dinamica. Il vulcano ormai non è più solo un simbolo o un ostacolo narrativo, ma un vero elemento di world building, capace di definire interi ecosistemi e atmosfere. In questo lungo percorso, iniziato negli anni 40, il vulcano passa quindi da semplice elemento distruttivo a protagonista visivo, narrativo e simbolico, diventando spettacolo, sfida e trasformazione, e accompagnando passo dopo passo l'evoluzione stessa del linguaggio dell'animazione. Questa trasformazione arriva fino a contesti ancora più inaspettati, come i casinò online, dove il vulcano diventa soprattutto un'esperienza grafica e sensoriale. È il caso di slot come Hammer of Vulcan, ispirata alla figura di Vulcano e ambientata nella sua fucina. Qui l'aspetto visivo è centrale e costruito con una logica molto precisa, palette dominate da rossi, arancioni e neri che richiamano immediatamente la lava incandescente, contrasti forti tra luce e ombra, per simulare il bagliore del magma, superfici metalliche e rocciose che evocano la fusione tra natura e lavorazione artigianale. Tutto è progettato per dare una sensazione di calore, energia e tensione. Continua anche le animazioni, giocano un ruolo fondamentale. Colate di lava che scorrono, scintille, esplosioni improvvise, piccoli effetti di eruzione che accompagnano le vincite, trasformando ogni momento in un microevento spettacolare. Anche i simboli seguono questa logica. Martelli, incudini, fiamme e frammenti di roccia non sono scelti a caso, ma costruiscono un linguaggio visivo coerente in cui il vulcano non è solo sfondo, ma struttura stessa dell'esperienza. La griglia di gioco sembra quasi immersa dentro un ambiente attivo, instabile, come se potesse esplodere da un momento all'altro. In questo contesto, il vulcano perde completamente la sua dimensione reale e diventa pura estetica controllata. Un codice visivo immediato che comunica potenza, trasformazione e possibilità. La stessa energia distruttiva che in natura genera paura. Viene qui tradotta in ritmo, colore e movimento, diventando qualcosa di coinvolgente, quasi ipnotico. È l'ultimo passaggio di un lungo percorso. Il vulcano non è più osservato, studiato o ricreato, ma progettato graficamente per stimolare emozioni rapide e intense, dimostrando quanto questo immaginario sia ormai radicato e adattabile a qualsiasi forma di comunicazione visiva. Ed è qui che avviene una trasformazione ancora più sorprendente, perché il vulcano smette di essere qualcosa da osservare sullo schermo o nell'arte ed entra direttamente nelle case nel dopoguerra. Soprattutto tra gli anni 50 e 70, con il boom economico e la diffusione della cultura scientifica, nascono i primi kit educativi per bambini prodotti anche da aziende come Mattel e Hasbro, e tra esperimenti chimici piccoli, laboratori domestici e giochi didattici, emerge un oggetto destinato a diventare iconico: il vulcano, fai da te bicarbonato aceto e qualche goccia di colore rosso, ed ecco l'eruzione. Quello che succede è molto più interessante di quanto sembri, perché stiamo prendendo una forza naturale immensa, imprevedibile e potenzialmente distruttiva, e la stiamo riducendo a scala umana, la rendiamo comprensibile, ripetibile e soprattutto controllabile. Il vulcano non è più qualcosa da temere, ma qualcosa da attivare con le proprie mani. Diventa esperienza diretta, curiosità, gioco.
Lo stesso processo avviene anche nel mondo dei giocattoli e dei giochi dove la natura viene trasformata in meccanica ludica. Tra gli anni 60 e 80 si diffondono set da costruzione e ambientazioni che riproducono paesaggi estremi dai vulcani ai mondi preistorici, fino ad arrivare negli anni 90 e 2000 a linee sempre più immersive, come quelle di Lego, dove il vulcano diventa parte di un sistema più grande, fatto di esplorazione, avventura e narrazione, oppure nei videogiochi come Minecraft, dove ambienti vulcanici e lava diventano elementi con cui interagire, costruire e sperimentare. In tutti questi casi il passaggio è lo stesso. Il vulcano da evento incontrollabile si trasforma in oggetto manipolabile, da simbolo di distruzione. Diventa strumento educativo e narrativo, qualcosa che si può capire, simulare e persino dominare. Ed è proprio questa trasformazione a renderlo così potente anche oggi, perché ci permette di avvicinarci a fenomeni enormi senza subirli, ma giocandoci, imparandoli e in qualche modo facendoli nostri. È possibile far dialogare l'arte e le scienze, nel caso specifico le scienze della Terra. È possibile inventare un linguaggio comune, uno strumento per raccontare efficacemente conoscenze, emozioni, tradizioni, cultura. La storia dell'arte ci ha proposto nel tempo numerose rappresentazioni di eruzioni vulcaniche e di eventi sismici catastrofici. Nel corso della storia terremoti ed eruzioni hanno alimentato miti e leggende. Ispirandosi a essi, molti artisti, in modi differenti, hanno raffigurato le calamità naturali, dai tempi più antichi fino ad oggi. Stampe, affreschi, tele, fotografie hanno contribuito, e contribuiscono ancora oggi, a conservare il ricordo dei disastri e degli effetti nefasti causati dai terremoti e dalle eruzioni vulcaniche. L'iconografia legata allo sviluppo tecnologico e alla ricerca scientifica basata su strumentazioni tecnologicamente avanzate costituisce un campo espressivo artistico relativamente recente. Quella che è chiamata arte e cultura visuale, legata ai mezzi scientifici e alle immagini da questi prodotte, è connessa alla svolta visuale nel campo della rappresentazione artistica verificatasi negli anni 90 del secolo scorso, ed è legata alla diffusione delle immagini attraverso i media, dalla televisione al computer, al web e agli smartphone. È dunque grazie alla visualizzazione e alla diffusione mediatica dei progressi scientifici e tecnologici che restituiscono strutture, morfologie ed evoluzioni della Terra, che l'immaginario collettivo, artistico nello specifico, si è arricchito e si nutre di una moderna linfa che ha fatto nascere un'immaginazione estetica del tutto inedita e singolare. Da queste premesse concettuali e di progetto si è sviluppata l'esposizione Visions of the Earth, l'arte e la cultura visuale sismografica e vulcanologica, che ha affrontato il tema della visualizzazione dello studio e della salvaguardia della Terra nella relazione tra arte e scienza. L'esposizione, curata da Fabiola Di Maggio, antropologia delle immagini e dottore di ricerca in studi culturali, visuali e museali all'Università di Palermo, ha visto il patrocinio dell'INGK ed è ospitata fino al 31 gennaio 2019 presso il Polo Museale Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea nel Palazzo Daumale di Terrasini, Palermo. Il percorso espositivo è stato studiato per esaltare il dualismo arte-scienza attraverso l'accostamento di strumenti utilizzati in sismologia e in vulcanologia, sismografi da terra e da mare, sistemi per il campionamento e la misura di fumarole vulcaniche sono stati accostati alle opere del gruppo di artisti del collettivo Neuma, Giacomo Bertolino, Michele Di Donato, Marco Favata, Massimiliano Scuderi, che hanno fatto uso di tali prospettive scientifiche e dei loro oggetti di studio, terra, mare, vulcani, atmosfera, per realizzare i lavori in mostra. I lavori del collettivo Neuma guidano l'osservatore verso la comprensione dell'innesto tra arte e scienza
per mezzo di un'intuizione impressionistica resa da immagini e oggetti, quadri, sculture e composizioni fotografiche, raffigurando un'inedita visione estetica dei moti terrestri e dei vulcani, suggeriscono una riflessione sul valore multiprospettico dello sguardo umano che non si limita a registrare il reale, ma lo supera nel flusso di immagini che appartengono sia alla scienza che all'arte. Così, nella scultura Kundalini, Giacomo Bertolino trasfigura l'energia fisica di un vulcano in quella latente in ogni essere umano. Nella sua visione, il vulcano è la montagna che collega le profondità della Terra, dove risiede il pensiero inconscio, con la superficie sede del pensiero cosciente. Di grande effetto la tela Esplosioni vulcaniche, in cui Marco Favata, attraverso l'utilizzo di schizzi di cemento, ha voluto accoppiare ai colori accesi e suggestivi della lava anche il rilievo, dando tridimensionalità all'opera e stimolando nell'osservatore una sensazione più reale di quanto si possa immaginare. I lavori presentati sono tutti esempi di come la creatività dell'artista sta nell'intuizione, nell'atto che genera bellezza quasi dal nulla. Come diceva Henri Matisse, ogni artista è un esploratore, come ogni esploratore è un artista. Per chi si occupa di scienza, il taglio artistico e la ricerca della bellezza non si raggiunge con tela, colori e pennelli, ma con una tensione verso la conoscenza. La bellezza intimamente legata allo scoprire, a un velo che scivola via, a un disvelamento. L'esploratore della conoscenza sa bene che il punto di mira non è quasi mai ben delineato. Sa bene che la sua rotta punta verso ciò che non si conosce, ed è proprio questo che lo spinge. Sa che deve abbandonare le certezze per andare incontro all'ignoto, e sa anche che, se la sua intuizione è giusta, ciò che era ignoto diventerà un nuovo spazio di conoscenza e libertà per altri. Tuttavia, la ricerca scientifica non è solo un'azione verso la conoscenza o verso il superamento dei limiti, ma anche una predisposizione emotiva, un atteggiamento mentale. È un rapporto speciale che ogni ricercatore instaura con la natura per studiarla e per conoscerla, e man mano che le si avvicina, scopre di amarla a tal punto da vivere ogni scoperta come una ricerca continua di sé e dei propri limiti. Come la mostra Visions of the Earth vuole sottolineare, parlare di arte o di scienza diviene un mero esercizio di classificazione, perché il seme della creatività germina sullo stesso terreno, il terreno del desiderio, o come lo chiamavano gli antichi greci, il regno di Eros. Ma quando fu la prima volta che la vulcanologia divenne un mestiere e un percorso universitario? Sebbene le osservazioni esistano dai tempi di Plinio, la vulcanologia è divenuta un mestiere professionale nel 1841, grazie alla fondazione del primo osservatorio vulcanologico al mondo, ovvero l'Osservatorio Vesuviano, da parte del re Ferdinando, secondo di Borbone nel Regno delle Due Sicilie. Questa istituzione sancì la nascita della figura del vulcanologo moderno, chiamato a monitorare costantemente un vulcano attivo. Poi, nel XIX secolo, scienziati europei, in particolare gli italiani, iniziarono a viaggiare sistematicamente per studiare i vulcani attivi come l'Etna, il Vesuvio e lo Stromboli, trasformando le descrizioni narrative in studi chimici e fisici. Sebbene la vulcanologia fosse studiata all'interno dei corsi di geologia, mineralogia e petrografia in questo periodo, il suo riconoscimento come disciplina accademica specifica e specializzata si è consolidata nel XX secolo, in particolare dopo l'eruzione del Krakatoa del 1883, che ha spinto la comunità. In Italia poi lo studio dei vulcani ha radici antiche,
Ma la vulcanologia è diventata una professione specializzata anche grazie al INGV, acronimo di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nato nel 1936. C'è qualcosa nei vulcani che non abbiamo mai davvero smesso di sentire. Non è solo paura, non è solo curiosità, è rispetto. Per millenni li abbiamo guardati da lontano. Abbiamo costruito storie per spiegarli. Abbiamo dato loro nomi, volti, intenzioni. Li abbiamo resi dei perché erano troppo grandi per essere altro. Poi abbiamo iniziato a studiarli, a misurarli, a cercare di prevederli. Abbiamo costruito strumenti, osservatori, intere discipline. E abbiamo dato un nome anche a chi li osserva, vulcanologo. Ma sotto tutto questo non è cambiato tutto, perché anche oggi, davanti a un'eruzione, restiamo in silenzio, a guardare, come facevano gli antichi, perché un vulcano non è solo un fenomeno, è la prova che la Terra è viva, che respira, che cambia. E noi in fondo siamo sempre gli stessi, esseri umani che cercano di capire il fuoco senza smettere di esserne affascinati. Abbiamo più conoscenza, più controllo, più distanza. Ma la verità è che la meraviglia non se n'è mai andata. Vi è piaciuto il video? In caso affermativo, vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.